Hai il mio libro? Come risponderesti a questa domanda in italiano? Traducendo da altre lingue, potresti pensare di rispondere sì, lo ho, oppure potresti pensare di usare la forma contratta sì, l'ho. Mi dispiace, ma entrambe queste forme sono scorrette in italiano e nella lezione di oggi ti spiegherò il perché. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con l'italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se trovi utili le mie lezioni e non vuoi perderti nessuno dei prossimi contenuti che pubblicherò, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutte le lezioni che pubblicherò sul canale. Prima di cominciare voglio dirti che ho preparato un comodo PDF gratuito che puoi scaricare cliccando il link nella descrizione del video e che riassume tutto il contenuto della lezione di oggi con alcuni esercizi per mettere in pratica questo argomento. Oggi ti insegno a parlare di possesso usando il verbo avere e i pronomi diretti. Torniamo alla domanda iniziale. Hai il mio libro? Possiamo rispondere in modo affermativo sì, ho il tuo libro, o in modo negativo no, non ho il tuo libro. Ma se non vogliamo ripetere l'oggetto che è già stato menzionato nella domanda, possiamo usare dei pronomi diretti. A proposito di pronomi diretti, se vuoi approfondire questo argomento, ti consiglio di recuperare la lezione che ho preparato qualche tempo fa qui sul mio canale YouTube e che trovi nella playlist di grammatica italiana. Facciamo un breve ripasso dei pronomi diretti di terza persona. Abbiamo il pronome lo, che sostituisce un oggetto maschile e singolare, il pronome la, che sostituisce un oggetto femminile singolare, il pronome li, che sostituisce un oggetto maschile plurale, e il pronome le, che sostituisce un oggetto femminile e plurale. Secondo te, quale di questi 4 pronomi dobbiamo usare per sostituire l'oggetto il tuo libro della nostra frase iniziale? Naturalmente dobbiamo usare il pronome lo, perché il libro è un oggetto maschile e singolare. Però se dobbiamo usare il pronome diretto prima del verbo avere, perché queste 2 frasi sono sbagliate? La risposta è che dobbiamo ricordarci di usare sempre la particella ce prima del pronome diretto. Le 2 risposte corrette sono sì, ce l'ho, oppure no, non ce l'ho. Ma perché dobbiamo aggiungere c'è? Qual è il suo significato? La ragione è solamente fonetica, riguarda la pronuncia, il suono. Non solo è più semplice per chi parla, ma anche meno ambiguo per chi ascolta, dato che noi italiani non pronunciamo la lettera H e questo potrebbe generare qualche incomprensione o ambiguità. Sì, ma cosa significa c'è? Da dove viene? C'è non è altro che la famosissima particella pronominale ci, di cui ho parlato già qui sul mio canale in un video che ti consiglio di recuperare. Quando la particella ci è seguita da un pronome oggetto diretto, come il pronome lo, in questo caso, si trasforma in c'è,
perché dobbiamo applicare la regola dei pronomi combinati, un altro argomento di grammatica molto importante di cui ho parlato qui sul mio canale YouTube in un video di qualche tempo fa. Quindi la regola che devi memorizzare è c'è più pronome diretto più verbo avere. Questa struttura si applica a tutti i tempi verbali della lingua italiana e ovviamente anche a tutti i soggetti. Quindi, quando avremo un pronome oggetto diretto singolare, maschile o femminile, diremo ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha, ce l'abbiamo, ce l'avete e ce l'hanno, perché usiamo la forma contratta, L'. Al contrario, quando abbiamo un pronome oggetto diretto plurale, non possiamo usare la forma contratta e quindi diremo ce li ho, ce li hai, ce li ha, ce li abbiamo, ce li avete, ce li hanno. Oppure ce le ho, ce le hai, ce le ha, ce le abbiamo, ce le avete, ce le hanno, se l'oggetto è femminile. E ora tocca a te. Come risponderesti a queste domande? Abbiamo le uova per la torta? Sì, ce le abbiamo. Oppure no, non ce le abbiamo. Le uova è un oggetto femminile plurale. Hai un vestito per la festa? Sì, ce l'ho. Oppure no, non ce l'ho. Il vestito è un oggetto maschile singolare. Qui possiamo usare la forma contratta L'. Hai gli auricolari? Sì, ce li ho. Oppure no, non ce li ho. Gli auricolari sono un oggetto maschile e plurale. Simona e Claudio hanno l'auto? Sì, ce l'hanno. Oppure no, non ce l'hanno. L'auto è un oggetto femminile singolare, quindi possiamo usare anche qui la forma L'. Hai le chiavi di casa? Sì, ce le ho. Oppure no, non ce le ho. Le chiavi è un oggetto femminile e plurale. Ultima domanda. Hai i biglietti dell'autobus? Sì, ce li ho. Oppure no, non ce li ho. I biglietti è un oggetto maschile e plurale, quindi può essere sostituito dal pronome li. Com'è andata? Spero che la mia spiegazione di oggi ti abbia aiutato a comprendere meglio questa struttura. A volte in italiano non è importante comprendere il significato di ogni singolo elemento della frase. Ci sono strutture come questa che puoi imparare a memoria. Memorizzare la struttura è molto più semplice, senza chiedersi troppo quale sia il significato della particella c'è. Se questa lezione ti è piaciuta e ti è stata utile, ti chiedo un piccolo favore, di lasciare un mi piace a questo video per supportare il mio lavoro. E se vuoi puoi usare lo spazio dei commenti per fare un po' di pratica con l'uso di questa struttura. Io ti mando un forte abbraccio e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!